Avvertenza importante. Cari amici, i consigli che seguiranno non sostituiscono in alcun modo il parere del vostro medico di famiglia. Ogni persona è diversa e ciò che va bene per uno potrebbe non andare bene per un altro. Quindi ascoltate sempre il vostro dottore per qualsiasi problema di salute. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore da amici. Se trovate utili queste chiacchiere, iscrivetevi al canale, mettete un bel pollice in su se vi incuriosisce e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi incontri dedicati al nostro benessere. Amici, amiche, amici con la buccia d'arancia pensante, l'aria si fa più calda, le giornate più lunghe. Eh sì, l'estate si sta avvicinando a grandi passi e lo so, lo sento nell'aria, siamo tutti in piena corsa ai ripari per la famigerata prova costume. Ma niente panico. Ricordatevi che abbiamo ancora un po' di tempo prezioso prima di quel meraviglioso mesetto di libertà e di sole sulla spiaggia in agosto. Quindi preparatevi bene, perché oggi vi sveleremo il segreto numero 1. La mossa top che farà tremare la vostra tanto amata, si fa per dire, cellulite su cosce e glutei. Ebbene sì, ragazze e ragazzi, perché questo video è per tutte le età e per tutti. Sì, cari uomini, non pensiate di essere immuni. La cellulite è più democratica di quanto crediamo e siete in tanti a farle compagnia, quindi benvenuti a bordo. Ma torniamo a noi e a questo misterioso esercizio. Sapete cosa c'è di davvero unico in questa nemica giurata della pelle liscia? Che si diverte a colonizzare solo le zone sopra il ginocchio, quindi cosce e glutei. Strano, ma vero. Lascia in pace pancia, braccia e seno. Che signorina selettiva. Ma andiamo a fondo, guardiamo sotto il cofano di questa faccenda. Immaginate un panino a strati. Sotto c'è il muscolo, poi uno strato di morbido grasso e sopra una specie di pellicola, un foglio di tessuto connettivo chiamato fascia. E la cellulite, udite udite, è proprio un casino che succede a questa fascia. Si scompiglia, si disorganizza e il grasso ne approfitta per farsi vedere in modo, diciamo, non proprio ordinato. Ma la domanda da $1.000.000 è: perché succede tutto questo? Cosa se ne fa di male a questa povera fascia? Per anni si è creduto che la cellulite fosse solo un problema di grasso, ma zap! Errore. C'è un enzima birichino che si diverte a sciogliere il collagene e a volte ce n'è un po' troppo in giro. E il principale colpevole di questo aumento? Signori e signore, il ciclo mestruale. Pensateci, ogni mese il corpo femminile rilascia questo enzima per fare spazio nell'utero. E nel farlo, ahimè, un po' di collagene viene sacrificato per poi essere ricostruito. Che storia! Ok, tutto molto interessante, ma la domanda sorge spontanea. Che facciamo quindi? Ci buttiamo sul collagene come se non ci fosse un domani per ricostruire quella fascia? Nì, non è proprio così che funziona. Certo, vogliamo rimettere in sesto quel tessuto connettivo per avere gambe e glutei da urlo, belli tonici e compatti. Ma attenzione, se vi concentrate solo sul perdere peso senza dare una mano al collagene, la cellulite sarà ancora lì a farvi ciao ciao. E mangiare solo collagene non basterà a risolvere la situazione, anche se fornirete la materia prima. E allora, come possiamo mettere il bavaglio a quell'enzima dispettoso? Esistono delle creme con olio di caffè verde, spesso combinate con retinolo, la vitamina A, e a volte un po' di collagene. Queste cremine possono dare una piccola spinta per inibire quell'enzima mangia collagene. A volte ci aggiungono anche un po' di estratto di tè verde. Ma veniamo al dunque, alla ciccia, alla risposta che tutte e tutti state aspettando. Tra tutte le cose che possiamo fare, qual è il modo più potente per stimolare la formazione e la crescita di questo benedetto tessuto connettivo? Rullo di tamburi. È super sensibile allo stress meccanico. Esatto. Se stressate meccanicamente la pelle, i muscoli e i legamenti delle vostre gambe e dei vostri glutei, preparatevi a una vera e propria festa di nuovo collagene. Però piano. Non buttatevi a capofitto in questa avventura.
Bisogna andarci con calma perché quello che sto per svelarvi è tosto, ma super efficace. Prima di rivelarvi la mossa magica, ecco alcuni esercizi per prepararvi al meglio. Vogliamo stimolare la creazione di nuovi strati di tessuto connettivo intorno ai vostri muscoli e al grasso per dare più forma e tono alle vostre gambe e al vostro sedere. Esercizio numero 1. Gli squat lenti. Immaginate di sedervi su una sedia invisibile, scendendo in 4 secondi e risalendo in 2. Fate 3 serie da 10 ripetizioni, tutti i giorni. Esercizio numero 2. Gli affondi all'indietro da un gradino. Un affondo alla volta, alternando le gambe. Questo è un vero toccasana per glutei e cosce. Iniziate anche qui con 3 serie da 10 ripetizioni per gamba, 2 volte a settimana. Ascoltate il vostro corpo. Se dopo questi esercizi vi sentite come se aveste corso una maratona e magari non siete atleti olimpici, datevi tempo per recuperare. Anche 3, 4, 5 giorni o addirittura una settimana. Non fate questi esercizi se siete ancora doloranti, perché stiamo costruendo collagene e potremmo non averne abbastanza per riparare i muscoli. Quindi andateci piano piano, con una progressione graduale nel corso di settimane o mesi. Ci sono anche altre ottime attività, a seconda della vostra forma fisica. La pliometria, con i salti sul box, è fantastica. Saltare la corda stimola le cellule che producono collagene. Ma c'è un esercizio che li batte tutti, il re degli esercizi anticellulite. Va dritto al cuore delle vostre cellule. E non solo, è anche un super bruciagrassi per quello strato superficiale appena sotto la pelle, il grasso sottocutaneo. Siete pronti a scoprire qual è? La corsa in salita, non troppo uniforme. Esatto! Trovate una collina non perfettamente liscia e iniziate con una bella camminata in salita. Poi, quando vi sentite pronti, dateci dentro con uno sprint. Cosa succede? Un'esplosione di stimolazione per il tessuto connettivo. Stiamo lavorando ad altissima intensità, spingendo e tirando il corpo su una superficie irregolare. Non è un movimento lineare, ma anche laterale, quindi il corpo deve fare un super lavoro di stabilizzazione per non farvi cadere. Dovete trovare i punti giusti per appoggiarvi e spingervi su. Questo esercizio vi farà sentire un fuoco serio sulle cosce e sui glutei e probabilmente riuscirete a farlo per non più di 10 secondi all'inizio. Perché? Perché è un allenamento ad alta intensità allo stato puro. Quindi correte più che potete finché le gambe non ne vogliono più sapere. Poi stop e riposo. Sì, i polmoni urleranno, ma concedetevi 3, 4, 5 minuti di pausa prima di ripetere per altri 10 secondi. Fatelo per 3 volte. E la discesa? Beh, la discesa aggiunge un'altra dinamica incredibile di stabilità, stimolando i muscoli opposti, il che è super utile. La cosa pazzesca di tutto questo? Vi allenate davvero solo per 30 secondi, magari 1 o 2 volte a settimana. La maggior parte delle persone riuscirà a fare solo 10 secondi alla volta in salita, ma qualcuno più allenato potrebbe arrivare a 15 o 20, ma quello sarà più o meno il limite. Mi raccomando, andate al vostro ritmo e magari non iniziate subito con l'alta intensità, perché potreste cadere. Quindi, prudenza. Però, vi sto dicendo l'esercizio migliore in assoluto. Non è detto che possiate farlo subito, magari avete le ginocchia un po' fragili o dovete allenarvi per arrivarci. Ma se ci la fate, stimolerete la massima intensità di tutti gli esercizi, perché ricordate, è lo stress meccanico il più potente stimolatore per la rigenerazione del collagene. Pensate a questo come a un programma a lungo termine. Fatelo con calma, dando al vostro corpo il tempo di far ricrescere questo tessuto connettivo. Potrebbero volerci 6 mesi, 1 anno o anche di più. Ma tra tutti gli esercizi, questo è il top per la cellulite sui glutei e sulle cosce. E per la cronaca, io questo esercizio lo faccio già regolarmente. Non per la cellulite, per fortuna, ma per mantenermi in forma. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi chiedo ancora una volta di mettere un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti al canale,
Vi invito a farlo per non perdervi i prossimi video dedicati al nostro benessere. Cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati e se conoscete qualcuno che potrebbe trovare utili queste informazioni, non esitate a condividere questo video. Grazie di cuore per avermi seguito fin qui. Ci vediamo nel prossimo video.